Partendo da un po' di carta igienica e unendola a un funghetto e in realtà allo scarto del fungo, quindi l'esperimento sarà praticamente a costo zero e la varietà la sceglierete voi, si potranno ottenere in casa dei raccolti davvero abbondanti. Io vi consiglio di seguire il video e provare a rifare ciò che vi mostrerò. Vi farò vedere tutte le fasi, quindi dalla semina alla raccolta, e sono certo che se proverete a rifare ciò che vi mostrerò sarete contenti dei risultati che otterrete. Al fine di eseguire l'esperimento e quindi ottenere i funghi serviranno soltanto queste 4 cose, ovvero della carta igienica, della paglia o del fieno, a seconda di quello che riuscirete a trovare, dei funghi, la varietà la sceglierete voi, e un contenitore. Io in questo caso ho preso un contenitore che ha un diametro di circa 25 cm ed è alto più o meno 10 cm. Scelta e preparazione dei funghi. Prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di procurarsi dei funghi, quelli che più vi aggradano, perché considerate che questa è una tecnica che andrà bene davvero per tantissime tipologie di funghi. E a questo punto farla in tanti piccoli pezzettini, quindi prendere un coltello, considerate che volendo si potrebbe utilizzare soltanto lo scarto del fungo, quindi la parte inferiore, questa, e farla a pezzettini, e la parte superiore mangiarsela. Però, insomma, se avete un fungo soltanto a disposizione, allora fate a pezzi quello e continuate con l'esperimento. Tagliatelo in piccoli pezzettini. Considerate che più piccoli saranno i pezzettini e più questi si potranno poi, nella fase successiva, andare a disperdere all'interno della paglia che noi utilizzeremo. Quindi, addirittura volendo, si potrebbero frullare mettendoli all'interno di un frullatore con dell'acqua. Ed alla fine dell'operazione otterremo questo, ovvero dei piccoli pezzettini di fungo che saranno i veri e propri semi da andare a inoculare nel sacchettino contenente la paglia. Come si prepara il fieno? Trovato il fieno però così lui non potrà essere ancora utilizzato, andrà preparato. Quindi la prima cosa che occorrerà fare sarà quella di accorciare gli steli, che adesso sono lunghi circa 30-40 cm. Bisognerà ridurli in pezzi da 10 cm, quindi semplicemente con delle forbici tagliare. È un'operazione davvero molto semplice e veloce e il risultato che dovreste ottenere è un qualcosa di molto simile a questo. Più funghi vorrete fare nascere, più paglia dovrete preparare, quindi vi consiglio in questa fase di tagliare abbastanza paglia e farla bollire. Piuttosto fate 2 volte lo stesso procedimento, in modo da, una volta iniziato l'esperimento, non rimanere senza la base che è appunto la paglia. Quindi riempite la pentola, non resterà altro che posizionare il tutto sul fuoco. Il fatto di essere inserita all'interno di acqua bollente farà in modo che la paglia si sterilizzi e che all'interno qualsiasi tipo di eventuale microrganismo presente muoia, perché quello potrebbe essere un pericolo per l'eventuale nascita e crescita dei funghi che stiamo coltivando. Trascorsa la mezz'ora, spegnere il fuoco e aspettare, come in questo caso, che l'acqua si raffreddi completamente, dopodiché scolare il tutto. Scolato e raffreddato, sarà pronto per le operazioni successive, quindi basterà prendere i funghetti che abbiamo tagliato prima e unire i pezzettini semplicemente facendoli cadere in questa maniera. Ecco qua. Dopodiché mischiare il tutto in modo che questi pezzettini si vadano ad amalgamare con tutta la paglia e il fieno che avete deciso di utilizzare. È un'operazione davvero semplice e veloce, è già finita. Comunque più mischiate e più loro si andranno ad inserire un po' dovunque. Una volta uniti, prendere il contenitore in vetro e creare le ballette da andare ad inserire all'interno. Quindi prendere la paglia, schiacciarla un pochino, in questa maniera, casomai togliere le punte perché dovrete creare delle mini ballette in questa maniera. Ecco qua. Questo è il risultato di ciò che dovrete ottenere. Quindi poi prendere la carta ed andare ad avvolgerla creando un salsicciotto, così. E questo è ciò che dovreste ottenere. Se ci fosse, come in questo caso, insomma, un po' di paglia o di fieno che, insomma, sporge troppo, casomai date una accorciata con le forbici. Fate in modo che la superficie sia piana. Stessa cosa nella parte inferiore. Ecco qua. Una volta ottenuta la balletta, andarla ad inserire all'interno del contenitore di vetro. Così. E creare tante ballette quante ne servono per riempire tutto il contenitore. Quindi riprendere altra paglia, creare la ballettina, tagliare
riprendere la carta igienica, avvolgere nuovamente il tutto, tirare via i pezzi in eccesso, in modo da renderlo semplicemente un pelino più bello da vedere e comunque ordinato, ed andare ad inserire, così. Ed inseriti all'interno del contenitore, questo è il risultato che si è ottenuto. Direi davvero un ottimo punto di partenza per poi sperare di ottenere i funghi. Quindi a questo punto prendere un sacchettino di plastica, trasparente sarebbe davvero l'ideale. Io sto prendendo un sacchettino dell'immondizia, ripeto, mi raccomando sterile, quindi mai utilizzato, perché è importantissimo che l'ambiente che si andrà a creare all'interno del sacchetto sia assolutamente insomma immacolato, ecco, passatemi il termine, ed andare ad inserire all'interno il tutto, semplicemente chiudendolo in questa maniera. E una volta chiuso occorrerà creare nel sacchetto dei piccoli fori. Questi piccoli fori permetteranno di far entrare l'aria all'interno, quindi ci sarà un ricircolo, però non permetteranno agli agenti esterni o comunque alle impurità di andare sopra ciò che abbiamo creato, evitando comunque di rischiare di intaccare tutto il lavoro fatto. Risultati. Trascorsi all'incirca 15-20 giorni, se tutto andrà come si spera, la paglia comincerà a ricoprirsi di un velo bianco che all'apparenza sembrerebbe muffa, ma in realtà non lo è. Quello è il micelio. E proprio nella parte superiore delle ballette dovrebbero iniziare a vedersi le prime testoline dei funghi che crescono. Addirittura intorno al 35esimo giorno potrebbero essere alte già 2-3 centimetri. E a differenza della fase iniziale, nella quale insomma ci vogliono un po' di giorni prima di vedere i risultati, appena le testoline spunteranno fuori dalla paglia, inizieranno a crescere davvero molto rapidamente. E infatti, arrivati al 38esimo giorno, questi sono già alti più o meno 4-5 cm ed hanno un aspetto tipico già del fungo di quando sarà adulto, però soltanto in miniatura. Una cosa davvero importante, direi tassativa al fine della buona riuscita dell'esperimento, è che ogni giorno le ballette vengano reidratate con un vaporizzatore. Considerate che non dovranno essere bagnate, ma soltanto leggermente umide. Col passare dei giorni, quindi arrivati al 41esimo giorno, questi stanno crescendo in una maniera assolutamente perfetta. Infatti se si va a guardare alla base dove i funghi sono nati, nel punto in cui spuntano dalla paglia, si può notare che è tutto assolutamente perfetto e sano. Provo a mostrarvi meglio come appaia tutta la balletta. Direi che davvero, almeno sino ad oggi, un ottimo risultato. Trascorso soltanto un giorno in più, quindi arrivati al 42esimo giorno dall'inizio dell'esperimento, i funghi sono letteralmente esplosi. Guardate quanto siano cresciuti. Quindi direi che arrivati a questo punto si potrà tranquillamente eseguire il raccolto. Guardate, questo è un fungo davvero grande ed è il primo che raccoglierò. Guardate quanto sia grande alla base, la testa è assolutamente perfetta, la base pure. Quindi io direi che anche gli altri, proprio perché insomma sono già arrivati a un punto di maturazione assolutamente perfetta, si possono raccogliere. Infatti questo è un altro fungo, questo direi che è il secondo tra tutti quelli che abbiamo coltivato, che insomma è davvero bellissimo, basterà staccarlo. Non vi preoccupate se alla base, proprio come in questo caso, rimarrà della carta, è una cosa assolutamente normale, basterà poi metterli sotto l'acqua e insomma questa verrà via. Eseguito il raccolto, questo è ciò che dovrebbe restarvi, quindi un contenitore con delle mini ballette. Molti pensano che sia da buttare, in realtà assolutamente no, perché si potrà essenzialmente fare due cose. La prima, se non avete voglia di proseguire l'esperimento, basterà sbriciolarlo e buttarlo nel terreno, quindi o in terra piena o in un vaso, coprirlo con della terra, questo si decomporrà e diventerà un ottimo concime. La seconda ipotesi, che insomma è quella che io prediligo, è quella di metterlo da parte, casomai se avete fatto l'esperimento in primavera, lo ritirate fuori in autunno, quindi primavera e autunno sono le due stagioni fondamentalmente privilegiate per poter fare nascere i funghi, dopodiché basterà bagnare con dell'acqua e riniziare tutto l'esperimento in questa maniera. Sarà sufficiente reidratare il tutto e il ciclo, quindi la nascita dei funghi, ricomincerà
dall'inizio. Considerate che queste ballette mediamente si potranno utilizzare 2-3 volte, di più no, a quel punto poi o le buttate o le fate diventare concime. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete un'occhiata dategliela, perché sono quasi certo che tra tutti i video che ho caricato, almeno uno che vi potrebbe piacere lo potreste trovare. Quindi, detto questo, un saluto e al prossimo video.